Io sono Don Renato, sono responsabile di questo ambiente, il Centro Giovanile del Sacro Cuore è aperto da qualche mese dopo i lavori di ristrutturazione. Questo ambiente è voluto dal Rettor Maggiore Don Angel perché sia punto di riferimento per i giovani romani e non solo romani. La speranza è una bella realtà, una bella cosa, oltre che essere una bella virtù, che secondo me è molto presente nel mondo dei giovani, nel mondo giovanile. A volte noi non abbiamo la capacità di poterla cogliere perché siamo un po' legati alle nostre mentalità, ai nostri schemi, però a modo loro, secondo le loro dinamiche, la vivono molto bene, a partire da una certa spensieratezza, se si può dire così, una certa serenità di fondo, ma soprattutto una ricerca continua di quello che è l'onestà e la semplicità. Ecco, a me sembra che queste siano caratteristiche presenti nei ragazzi di oggi. Naturalmente secondo le loro capacità, possibilità, i loro schemi mentali, i loro stili educativi, quello che respirano oggi, però è un qualcosa che è molto vivo. Forse noi dovremmo avere la capacità di aprire un po' di più gli occhi e il cuore, naturalmente. Mi chiamo Benedetta, ho 24 anni e sto facendo il servizio civile, progetto Strade di Speranza per il Giubileo 2025 dai Salesiani del Sacro Cuore. Per me la speranza è una forma di attenzione, è avere gli occhi aperti sulle persone, sul mondo e guardare insomma dietro le quinte di ogni problema, che poi è sempre insomma la vita che resiste e che combatte per esprimersi. Quindi in fondo quando la speranza viene meno, più che la speranza in sé è un'aspettativa che nostra magari che viene tradita. E questo lo vedo ogni giorno nel servizio civile che svolgiamo praticamente di fianco alla stazione Termini, dove passa tantissima vita, tantissime persone, ognuna con una storia e un dolore che si porta dietro, e ogni dolore porta appunto la sua speranza. Bisogna solamente aprire gli occhi, vederlo, avere anche un attimo il coraggio di mettersi in dubbio e di fare coscienza di sé, della propria classe, della società dove stiamo vivendo, e cercare lì dentro, insomma, anzi non cercare, ma semplicemente lasciarsi sorprendere dalla speranza che c'è già, sempre. Ciao, sono Cristian, ho 21 anni, vengo dalla Sicilia, sto facendo il servizio civile per il Giubileo. E che cos'è per me la speranza? Per me oggi la speranza è un superpotere che tutti vorremmo avere, però forse non abbiamo il coraggio di raggiungere oppure di pensarlo. Forse perché è una cosa astratta, forse perché la riteniamo troppo lontana. Io penso che invece è una cosa molto vicina, molto quotidiana e c'entra un sacco con la nostra quotidianità, con i nostri eventi che ogni giorno accadono. Però questo ultimo passaggio forse dipende molto dalla quotidianità, dalla nostra situazione personale. Infatti credo che lo specchio della speranza forse è la pazienza. Ad oggi in un mondo che va sempre più veloce, sempre dove riusciamo a ottenere tutto e subito, se si riuscisse forse a fermarsi e ad allargare l'orizzonte si riesce a capire veramente dove quella speranza c'è, dove quella speranza è viva ed arde più che mai. Ciao a tutti, sono Suor Chanda, collaboratrice nell'ambito di pastorale giovanile. Per me la speranza è vedere che i giovani ci sono. Quando noi siamo presenti, loro sono sempre disponibili, pronti ad ascoltare e condividere la vita. Quindi questa possibilità di presenza e di esserci dice la possibilità anche di poter portare avanti questa speranza che la nostra fede ci richiede. Grazie. Ciao a tutti, sono Francesca Angelucci, ho 21 anni. Una delle mie mansioni per il servizio civile è il centro ascolto. La mia speranza è un po' una speranza collettiva, perché osservando queste persone che non hanno una fissa dimora o del cibo e degli indumenti adatti per condurre anche solo una giornata,
Io spero che ognuno di noi con un piccolo gesto di volontariato possa in qualche modo aiutare e sostenere queste persone che ne hanno più bisogno. Ciao, sono Sofia Cipolletti, ho 21 anni e faccio il servizio civile del Giubileo qui alla Basilica del Sacro Cuore di Gesù. Per me la speranza è donare felicità ma anche riceverla e mi è venuta in mente questa, secondo me, teoria proprio perché ieri ho ritrovato dei quadri di famiglia in francese e la frase è proprio Le bonheur c'est un donneur, che significa la felicità è darla questa felicità. E quindi mi ha fatto molto riflettere, anche perché è proprio la mia idea e ritrovarla scritta da comunque i miei antenati su pagine e pagine in corsivo mi ha dato un certo effetto. Quindi questo per me è la speranza, dare e sentirsi quindi questo senso di soddisfazione ad aver dato questa speranza a qualcun altro che non sia me stessa, ma anche essere volta ad aiutarmi a mia volta. Inoltre, nel mio servizio civile ho potuto dare dei segni di speranza alle persone anche più comuni o anche quelle meno privilegiate e devo ammettere che anche una semplice chiamata per me è stato soddisfacente perché in quel momento ho potuto dare un aiuto anche a persone che ne avevano proprio bisogno in quel momento perché mi hanno chiamato anche magari persone che hanno perso qualcuno e quindi poterle aiutare senza giudicarle o comunque farle sentire diverse dagli altri solo perché hanno comunque avuto un mancamento nella propria famiglia, mi ha fatta sentire anche un pochino utile e quindi di aver cambiato in modo positivo la loro giornata e quindi stato un po' come quando si butta un sasso nell'acqua e quindi tutto fluisce, quindi secondo me anche un piccolo gesto può muovere queste acque e aiutare a far vedere la luce a qualcun altro. Sono Piermarco Parracciani, ho 43 anni e faccio volontariato culturale presso la parrocchia dell'Olgiata dei Santissimi Pietro e Paolo e per me è stato molto bello riscoprire questo spazio dei Salesiani qui alla stazione Termini perché è uno spazio molto multiculturale, mi è piaciuto scoprire ecco, questo gruppo creativo molto molto bello perché ecco, l'arte è anche è stare in mezzo alla gente, poter fare degli altri, la speranza è proprio questo, è riuscire attraverso le proprie capacità, la fede, la preghiera che è anche azione e quindi riuscire a sviluppare le potenzialità degli altri e soprattutto portare agli altri la speranza a chi soffre e imparare allo stesso tempo da chi soffre. Per me è stato molto bello ecco, appunto scoprire questo spazio dei Salesiani perché mi dà la forza per poter progettare nel futuro, progettare nuove mostre e andare sempre di più verso un'arte nuova, un'arte diversa che riesce attraverso la fede, che crede appunto nelle potenzialità degli altri e che può portare all'integrazione delle persone, ecco, che è molto importante e soprattutto a una società più relazionale, quindi uscire fuori dai social per riscoprire la forza delle relazioni e dei rapporti umani. Per me la speranza è potersi aiutare a vicenda e portare la propria testimonianza nel mondo per arricchire tutti quanti. La speranza non delude e se ci delude è perché abbiamo riposto la nostra speranza in qualcosa che non dura e che non è vero. Sono Suor Maria José, missionaria di Cristo Risorto e lavoro qui in questo centro giovanile del Sacro Cuore dove abbiamo fatto questo percorso sul tema della speranza. Io la speranza nei giovani la vedo soprattutto nella loro ricerca della verità, nelle domande profonde che si fanno. Sono convinta che la speranza in ultima istanza è solo il Signore, come dice il Salmo, tu sei la nostra speranza, però per poter arrivare a incontrare questa speranza con la S maiuscola bisogna fare un percorso e facilitare, no? un incontro che i giovani possano entrare davvero nelle domande più profonde. Quindi ascoltare delle testimonianze con persone che raccontano l'intimità dell'esperienza che hanno fatto, delle cose importanti dove loro hanno incontrato speranza, questo suscita anche
un contesto e facilita che i giovani possono anche fare loro stessi queste domande alla loro interiorità. E un altro ambito dove vedo che c'è tantissima speranza è nel servizio, nel desiderio dei giovani di mettersi al servizio degli altri, di fare volontariato, e questa è una via privilegiata per poter arrivare a incontrare la speranza, quella lì con la S maiuscola. Grazie. Ciao, mi chiamo Mirta, ho 25 anni e sono di Roma e faccio il servizio civile della speranza. Per me la speranza è aiutare le persone che stanno in mezzo alla strada. Mi piace anche a me il centro di ascolto perché do anche la mano alle persone e l'ambiente dove è l'ambiente anche mio, e spero che queste persone possano avere una speranza di incoraggiamento. Ciao, sono Lorena, ho 24 anni. Per me la speranza si concretizza nella fede. Per me avere speranza significa avere fede nel fatto che qualcosa possa migliorare, che noi stessi possiamo migliorare, e avere fede nelle persone, fede nel fatto che si possa sempre trovare qualcosa di buono in tutto ciò che facciamo. Io ho trovato la speranza negli occhi di questi giovani che cercano qualcosa di grande, che cercano di dare un vero senso alla loro vita.